Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere la build del Warlock, però prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Così almeno mi aiutate a crescere come al solito, ok? Dunque, allora, partiamo dalle statistiche come sempre. Allora, io qui ho messo tutto intelligenza e tutto carisma. Intelligenza per i danni magici, bonus controllo non ci frega niente, il carisma perché per via del forte e la velocità di ricarica. Come forte noi guadagniamo, che siamo Warlock, potere critico e consapevolezza, che secondo me sono le migliori statistiche che un personaggio potrebbe avere. E quindi sul Warlock carisma. Dunque, allora, attrezzatura. Allora, questa è la mia attrezzatura, ok. Dunque, allora, qui questi primi tre pezzi sono dalla campagna Mazzadraghi. Il primo è il solito elmo che ci dà l'1% di colpo critico se facciamo più del 10% dei nostri punti ferita come danno. Quindi nel mio caso sono 859.000 punti ferita, vuol dire che devo fare almeno 60.000 proprio minimo sindacale, ok? No, ho sbagliato a dire, 90.000, cioè vabbè, 86.000 di danno, ok? Per fare 86.000 di danno in modo da far proccare questo 1% di colpo critico che si può accumulare fino a 10 volte, quindi 10% di colpo critico. Stesso discorso vale per l'armatura, che ci dà un 7,5% in totale di colpo critico e di severità critica nel mio caso. Se voi avete l'armatura con vantaggio e precisione vi proccherà quelle due statistiche. Poi qui abbiamo perché c'ho questa? Non lo so. Ok, questo va. Qui abbiamo staffare qua che praticamente accumuliamo resistenza al danno quando colpiamo e se ci colpisce scarichiamo questi cumuli che se si sono accumulati 5 volte equivale a un 5% di danno, ok? Poi come armi le magistrali o le magistrali normali o le fatate, io ho quelle normali, le magistrali normali, le più piccoline, però alla fine quello che ci interessa a noi è il bonus, che se ce l'hanno tutte e 5 diventa un 10% di danno in uscita. Avremo sicuramente meno danno base, perché queste hanno meno livello oggetto, però fa niente, ognuno fa quello che si può permettere, no? Quindi passiamo agli stivali. Qua gli stivali dal mercante di sigilli da 1.900, che se siamo in gruppo praticamente guadagniamo 10.000 di severità critica, che equivale a un 10%. Poi qua come pantaloni, i pantaloni degli ammazzadraghi con la statistica critico, vabbè, guadagno puntuazione. Qua la solita maglia che ci dà il 5% di vantaggio in combattimento dalla campagna Valle di Ossa di Drago, uccidendo i boss o facendo degli eroici, non mi ricordo. In ogni caso la potete trovare all'asta, molto probabilmente, a poco prezzo. Poi come set, il set di Midallar, sempre dalla campagna Valle di Ossa di Drago, che come bonus effettuiamo 100 di danni in proporzione in più quando abbiamo vantaggio in combattimento. E poi qua io tengo gli anelli di Master Toss che ho guadagnato con gli altri PG, non con questo Warlock perché non ci sono mai andato a farlo, come vedete sono 72.000, però tengo questi che mi danno 5% di colpo critico, 2,5 di severità critica con più nemici e quest'altro 5% di vantaggio più 2,5 di potere se ci sono più nemici. L'alternativa a questi due, se non avete fatto Master Toss, dunque io come al solito vi suggerisco Bagliore dell'Occhio Rosso, l'anello della soluzione del Nitore che dà colpo critico, questo anello mitico dalla Mazzadraghi e questo anello qua da Voss, i forzieri finali. Eventualmente
potete mettere anche un anello, non so se ce l'ho qua. Questo qui. I tuoi poteri infliggono il 4% di danno se siamo lontani praticamente dal nostro bersaglio, oppure questo altro anello qua, i nostri poteri infliggono il 3% di danno se siamo sotto i 25 piedi di distanza, quindi quasi da attaccati, o eventualmente anche non lo so, questo qui cecità dell'occhio rosso da VOS normale, che effettuiamo il 3% di danni in più con i nostri poteri a distanza. Non so se c'ho quello mitico, mi pare che è quello. Dov'è? Qua, così così, diamo uno sguardo al volo. Dov'è? Allora, questo rimani fermo, questo subisci meno danno, il critico, draghi, poteri a incontro. Ecco, anche questo, i nostri poteri a incontro infliggono il 5% di danni in più. Questo a volontà no. E qua invece quando corri forte. Basta. Per quanto riguarda gli anelli mitici, eventualmente anche la banda dell'aria, che sarebbe questa qua, presa con VOS HC eventualmente. Altra cosa, se equipaggiate questi anelli che vi ho appena detto, probabilmente vi si scombusseranno un po' le statistiche. Se siete equipaggiati come me, però voi dopo adatterete il vostro equipaggiamento a secondo di quello che equipaggiate, ovviamente. In ogni caso, questi sono gli anelli che indosso. Poi qua come manufatti, ovviamente il Mitallar che fa set con cintura e collo, e poi vabbè, io qui tengo i 3 libri perché non ho altro, non mi posso permettere altro, ma come al solito io vi consiglio i manufatti da 1200, e poi in abbinata qui altri manufatti da 1200, come per esempio Dado dell'Assassino, oppure la verga, non mi ricordo come si chiama, comunque l'ha trovata all'asta. Verga, dov'è? Manufatti, verga. Questa qua, verga del tentacolo, ok? Vabbè. Mitico. Eccola qua. 2 milioni. Se la comprate direttamente a Mitico. Questi sono i manufatti che vi consiglio. Eventualmente anche Demogorgon. Ste robe così, ok? Ok, dunque qua come kit io qui ancora non ho messo niente, però per quello che mi riguarda io metterei il critico, o forse anche potere, poi ripeto, non ho messo niente perché non essendo diciamo al massimo con l'equipaggiamento, non vedo effettivamente quanta statistica mi manca, quindi ho aspettato. Voi potete farlo lo stesso. Io, se dovessi equipaggiare adesso il mio kit, probabilmente metterei o critico o potere, ok? Però adesso al momento non ho messo niente perché appunto le statistiche non sono al massimo, non riesco a sfruttare quello che vorrei, e di conseguenza non vado a spendere, a investire su un PG che non è potenzialmente al massimo, ecco. Cioè, per andare al massimo
basterebbe che mettessi qua gli emblemi mitici e vabbè, qualche collare, però comunque qua sul lato destro ovviamente vantaggio in combattimento. Come qua rinforzo delle armi, allora qua io metterei, dov'è? Velocità di ricarica, e poi qua stesso discorso, la statistica che mi manca. Non saprei dire, però io come prima statistica vado sempre di colpo critico, poi eventualmente potere o severità, infine vantaggio o precisione. Come invece sta roba qua nella primaria, ora io qui ho sta roba qui per la guarigione, che aumenta la guarigione, ma da DPS o intimorire infernale o spirale oscura potenziata, mi pare. Vediamo. No, deflagrazione mistica. Ok, quindi qua dicevamo o intimorire infernale potenziato o deflagrazione mistica, questa qua, che aumentiamo il nostro danno del 10%, ok? Io non ho i dadi, i cubi come si chiamano, e quindi mi tengo questo, che comunque mi fa comodo quando mi metto a fare il Warlock Killer. Poi andremo a vedere nei next giorni la build dell'healer. E quindi questo è quanto riguarda la scheda del personaggio. Ora passiamo ai poteri. Allora, qua come avete visto tengo questi due. Come skill principale tengo questa qua, deflagrazione mistica, e poi ogni tanto sparo 2-3 intimorire, però ancora devo capire bene se mi conviene sparare sempre intimorire oppure sempre deflagrazione, cioè nel senso skillare di più l'uno o l'altro, devo ancora capire quello. Poi come potere incontro qua lame degli eserciti sconfitti, morso maledetto e fiamme assassine, ok? Mentre per le giornaliere covata di Hadar e maledizione tirannica. Passando invece alle passive e privilegi di classe, maledizione letale e maledizione divorante. Maledizione letale, ogni volta che applichiamo maledizione effettuiamo un 25 di proporzione, mentre maledizione divorante ci dà la possibilità di sfruttare i nostri poteri a volontà per applicare la maledizione, quindi avremo sempre la maledizione attiva non appena si disattiva. La maledizione dura circa 8 secondi più o meno di media, quindi ogni 8 secondi noi è come effettuare un 25 di danno in proporzione, ok? Voi direte perché non tieni questo qua 5% di danno, perché secondo me allo stato attuale il gioco il gioco, cioè facciamo più danno con la proporzione secondo me al momento non lo posso attestare questa cosa, però se il nostro danno, diciamo, non è forte, secondo me, per dire, conviene mettere la proporzione piuttosto che la percentuale di danno. Poi ovvio voi potreste dire allora abbiniamo maledizione letale 25 di proporzione a polvere, alla polvere 5% di danno, quindi togliere questo che ci dà maledizione si può fare, stare tipo così, però a questo punto la nostra maledizione sarà applicata meno spesso, ok? Perché comunque per applicare la maledizione dobbiamo usare un potere incontro che in questo caso è morso maledetto come colpo primario, poiché io la vado ad usare per primo, oppure fiamme assassine.
abbiamo solo questi due poteri a incontro che ci fanno eventualmente proccare, attivare la maledizione. La ricarica di questi poteri sono 11 secondi e mezzo, come potete vedere, e 9 secondi e 6, ok? Quindi sì, potrei stare anche così, volendo. Non ho mai provato sinceramente, però avendolo giocato già in passato, mettendo questo qua non mi sono trovato malissimo. Al momento sto così, diciamo, però adesso in sti giorni lo provo, vediamo così se a single target funziona meglio, ok? Comunque ecco, questo qui io lo lascio attivo, diciamo, ce l'ho sempre, e poi switcho questo qua, ok? Come talenti invece qua i primi due sotto e il terzo, il quarto e il quinto talento sopra. Dunque, allora, questo qui ci dice che i nostri poteri a incontro senza consuma maledizione e sinergia ci evocano la marionetta, quindi questi due qui, oltre a fare quello che abbiamo appena detto, ci evocano la marionetta, ok? Poi questo qui infliggiamo il 12% di danno. Questo qui ci dà un altro extra 4% di danno per potere incontro. Questo qui invece, quando usiamo i poteri a volontà incontro e giornalieri, i nemici vengono colpiti da una roba che si chiama morte strisciante, che infligge il 10% di danno in più ogni 2 secondi per 5 secondi come danno necrotico e si accumula 5 volte. Quindi come vedete sono tutte robe che aumentano il danno. Ultimo talento, questo qui per recuperare le scintille dell'anima, ok? Ah no, mi sono confuso. Vabbè, questo qui praticamente ci dà la possibilità di ridurre i tempi di ricarica dei poteri a incontro. Ho sbagliato a dire, ok? Questi qua io non li ho tenuti neanche in considerazione. Gli ho dato una letta, ma non ve li sto nemmeno a dire. Dunque, passiamo ai doni. Allora, doni di Gilda, io qui tengo severità, consapevolezza e vabbè, qui o mettete la corsa o la velocità della cavalcatura, o nel single target serio come la torre del mago folle, quelle robe lì, rianima malattia, ok? Mentre per i doni miei, dunque, tutto potere, tutte le statistiche d'attacco. Poi qui ho messo punti ferita. Voi direte, strano che hai messo punti ferita, perché dici sempre no che per far proccare ste robe qua, elmo e armatura, tocca avere meno punti ferita, vero? Però nel mio caso come Warlock vedete che non ne ho tanti come punti ferita, ne ho 850.000 arrotondo, con i doni punti ferita. Provate a immaginare se non li mettessi a quanti punti ferita andrei, quindi sarebbe tipo penso 800k, roba così. Quindi io non mi ricordo se l'ho provato o no, però vedendo già come muore, è vero che stiamo un po' lontani perché siamo Warlock e spariamo da lontano, magari non ci servono tutti questi punti ferita, però vedendo come muore il mio ladro, che però sta nel mezzo ovviamente, ma vedendo come muore con 900 e poco più sì, 900.000 e poco più punti ferita, figuriamoci come muore il Warlock mio a 850.000 punti ferita con i doni, ecco. Poi vabbè, c'è sempre il discorso, tanto se devi morire muori, quindi potrei anche, se vado a ragionarla così, allora sì, lascio 800.000 punti ferita e sti granca, ok?
Poi comunque qua, poi dicevamo ovviamente tutti i doni contro, per la resistenza e il danno contro i vari nemici, demoni, cultisti e non morti, la velocità di movimento, qua io ho messo forte e velocità di ricarica, e poi infine come al solito sete di sangue che ci dà il danno da single target, ok? Come compagni qua l'assassino dei blasfemi come compagno avvocato. Voi potete optare se siete fortunati. Da quello che so, l'allucinazione paranoica dovrebbe essere il migliore per il Warlock, credo. Però non ne sono sicuro. Mi pare di averlo sentito o visto da qualche parte, però informatevi meglio poiché non mi ricordo bene. In ogni caso io non ce l'ho l'allucinazione paranoica e tengo l'assassino dei blasfemi, ok? Poi come compagni equipaggiati il Battiri, il Minsk come al solito sono dei must, quasi per dire obbligatori. Il Raptor eventualmente se dovessi andare a fare un Master Toss o qualsiasi cosa comporti avere il Raptor. E poi qua due poteri due compagni che mi danno vantaggio in combattimento in modo da avvicinarmi alla statistica. Qua invece ho l'equipaggiamento del sottosuolo del Nord Ark con statistica severità vantaggio per 3, la pietra vabbè, quella mitica, e poi qui tengo vantaggio in combattimento. Come vedete sono tendenzialmente tutto sul vantaggio, poiché le altre statistiche riesco bene o male ad arrivare discretamente, ok? Poi, allora, passiamo alle cavalcature. Come collari qua il viandante, spinoso del viandante con severità critica, mezzaluna funzionale, bonus oro, voi mettete diamanti astrali se vi serve. Mezzaluna di supporto, guadagno e resistenza, mezzaluna unificato, velocità di movimento, e infine mezzaluna robusto, danno con i poteri incontro, ok? Questi sono i collari che tengo. Come emblemi io di solito, come ben sapete, sono tendente a tutto predominio e brutalità. Non ce n'è. Sono abituato così e probabilmente terrò sempre quelli. Adesso qui ho questi qui dell'abilità per convenienza, poiché mi sono ritrovato quelli. Però se dovessi portarlo al massimo sto personaggio, io partirei con la base di tutto predominio e brutalità a mitico, ok? Poi ovviamente controllerei le statistiche ed eventualmente potrei decidere di cambiare qualche emblema, però per come gioco io la base per me è predominio e brutalità, ok? Anche se mi è stato detto che il gioco è cambiato eccetera eccetera, ora ci vanno gli emblemi dell'abilità o dell'aggressione, ste robe così, non ce la faccio a metterli, è più forte di me. E quindi vado sempre per la vecchia scuola che è potere e brutalità, cioè predominio e brutalità, ok? In ogni caso qua ho 3 ispirazioni del condottiero e 2 scaltrezze, come nella maggior parte delle mie build da DPS, ok? L'altro giorno abbiamo visto che hanno debuffato, effettivamente hanno debuffato questo qua, ispirazione, questo bonus qui, emblema, ispirazione del condottiero, perché sono andato a controllare ed è stato debuffato. Prima uno solo di questi ci dava il 20%, ok, mentre adesso ci dà il 15% a quanto pare. Come vedete c'ho il 15%, anzi no, nemmeno, non ci dà nemmeno il 15%. Il 15% è il totale, ragazzi, perché
Se io vado a togliere questo emblema, ok, non posso perché non c'ho spazio, aspettate un attimo. Ok, così facciamo fuori un po' di roba. Ops. Quando vuoi eliminare cose e invece le linki in chat. Allora, questa roba compagni, compagni, compagni. Allora, elimina ed elimina. Allora, dicevo, se andiamo a togliere uno di questi, come vedete va da 12%, ok? Se vado a togliere un altro di questi, vado a 8, ok? Tolgo anche questo e adesso non sappiamo effettivamente quanto ci dà ehm, il bonus ispirazione del condottiero. Quindi cosa facciamo? Andiamo a vedere qua. Ispirazione del condottiero. Come vedete il tuo compagno evocato ottiene l'8% di danni in più. È stato debuffato più della metà perché, ripeto, prima era il 20%, se ne mettevamo un secondo diventava la metà e quindi diventava un 30%, ne mettevamo un terzo, veniva ulteriormente dimezzato e diventava un 5%, sommato già i primi due che ci danno il 30 diventava un 35% di danno, capito? Quindi adesso l'hanno debuffato, è diventato l'8% di danno, poiché io penso che abbiano fatto questa scelta poiché hanno come si dice? Sì, equalizzato il danno dei compagni, ok, questo qua, tutti i compagni evocati hanno cercato di equalizzarli nella maggior parte dei casi, e quindi non so, penso che abbiano fatto sta scelta di debuffare questo bonus del compagno in base alle modifiche dei compagni stessi, ok? Quindi, ripeto, andiamo a mettere questo qui e guadagniamo l'8%, andiamo a metterlo un secondo e guadagniamo un 4%, che è la metà di 8, andiamo a mettere questo qua, andiamo a guadagnare un 3%, che non è la metà di 4, ma diciamo un 1%, hanno avuto pietà e invece invece di darci il 2% della metà di 4 ci hanno dato il 3%, si vede che secondo i loro test barra calcoli questo 1% in più non avrebbe inciso granché sul danno del nostro compagno, ok? Quindi ora devo capire, io adesso al momento sto così, con 3 ispirazioni del condottiero, che comunque eh, è meno della metà del danno che facevamo prima se avevamo 3 ispirazioni, ok? Come ho detto prima eravamo a 35, ora facciamo il 20% di danni in meno col compagno, però è anche vero che il danno dei compagni è stato un po' alzato in alcuni casi, tipo adesso io non mi ricordo quali erano, però tipo mi sa Xuna addirittura, o che ne so, il guerriero di ferro lì, come si chiama, non mi ricordo, comunque qualcuno è stato, diciamo, gli hanno aumentato il danno, ok? Quindi ehm, ci hanno abbassato qua e aumentato i danni delle skill, queste qua, diciamo, no? Non di questo compagno specifico, anzi questo compagno assassino dei blasfemi è stato debuffato perché era fortissimo, e l'hanno messo in linea con gli altri compagni. Dai vari test che hanno fatto, la gente che gioca su PC comunque in ogni caso risulta essere quello che mena di più per alcune classi, mentre come dicevo prima per il Warlock sembra essere l'allucinazione paranoica, ok? Eventualmente provate anche il tasso del miele, che da quanto so si avvicina come i danni all'assassino dei blasfemi, ok? Sempre
per certe classi, ok? Per quanto riguarda il Warlock, da quello che so, soltanto da quello che ho capito, soltanto l'allucinazione paranoica, diciamo, dà maggior danno al Warlock. Cioè, nel senso, se questo assassino, se l'allucinazione paranoica ci dà, che ne so, 50.000, un colpo dell'allucinazione paranoica ci fa un 50.000, l'assassino dei blasfemi ci farà un 45.000, ok? Il tasso del miele ci farà un 42.000, sta roba così, ok? Questo è il concetto. Comunque, vabbè, dicevo, quindi il totale qua è 15%. Al momento sto così e poi vedremo in futuro se mi vale la pena tenere questi qui oppure mettere questi qua, questi qui, uno di questo, o forse anche due, non lo so, o forse anche tre di questi, non sono sicuro, ma potrebbe, non lo so, adesso devo capire se si può mettere, anzi, ah no, qui non ce l'ho, comunque, perché mi è stato detto che se noi mettiamo questi bonus qua dobbiamo mettere gli emblemi quelli nuovi. Se vogliamo mettere un brutalità o un predominio, insomma un emblema vecchio non ci entra, cioè non ci va, da quello che ho capito, però potrei aver capito anche male. Dopo appena finisco di spiegare, di dirvi la build, facciamo un salto dal ladro e lo proviamo. Comunque, in ogni caso, dicevo, magari sostituisco queste tre ispirazioni con questo qua, patto del boia, che ci dà 1500 di precisione, vantaggio e colpo critico e severità critica, ok? Dato che al momento il potere lo alziamo facile tramite il Raptor, questo bonus qui ci dà la possibilità di alzare le altre 4 statistiche. Se siamo healer potremmo andare a mettere questo qua, questo qui, patto del riparatore, che ci dà guarigione in uscita. Io andrò, se lo devo fare sto lavoro, andrò a mettere patto del boia per 3, quindi 3 bonus di questo, quindi equivale a 1500 più 750 più 375, per un totale di 1500, 750, 2250 più 3, 2600 di statistica circa, ok? Non è tantissimo perché 2600 di statistica equivale a un 2,5%, per così dire, però dobbiamo anche considerare che abbiamo rispetto ai tre emblemi, questi qua, 3, 6, 9, in realtà ne abbiamo 12 di emblemi. Un emblema mitico ci dà 500 di livello oggetto e 750 di statistiche, ok? Quindi aggiungere 3 emblemi mitici è tanto, cioè equivale a 1500 di livello oggetto più 750, 1500 più alla fine equivale a quasi un 5%, per così dire, a un 5000 di statistiche barra 5%, no? Perché questo qui è un 2005 barra 2,5% delle statistiche, aggiungendo tre emblemi mitici ai 3 già che ci sono, quindi 3 cavalcature con 4 emblemi mitici, equivale, dato che l'emblema mitico, la statistica è 750 per 3 equivale a 2250, ok? Quindi 2250 più 2000
è 250, come ho già detto, questo per 3 fa 2250, equivale a 5000 o 4500 sì, più o meno, diciamo lì, quasi un 5%, 4,5%, che potrebbe tornare comodo per alzare queste 4 statistiche, ok? Sempre se non capiamo la statistica, ehm, inteso come il 59.000, il 67.000, il 68.000, sta robe così, ok? Quindi devo andarla a provare sta cosa, ancora non l'ho considerata. In ogni caso, questo è quanto riguarda gli emblemi. Qui ho le 2 scaltrezze per correre più veloce, inoltre mi rigenera la resistenza. Passando invece qui ai poteri, dunque a single target, vabbè, adesso qui c'ho il turbine di ossa di drago per le Reaper, che si può usare questa cavalcatura nelle Reaper quando non si può usare il potere cavalcatura, però ovviamente offuscamento della vista, che adesso io non ce l'ho livellato, come vedete c'ho la 2000, o il rospo, che questo è livellato, c'ho la 3000 di proporzione. E qua invece la statistica che vi serve, come al solito, io tengo vantaggio. Come ultima parte invece qua io sono messo così, tutto critico in attacco e 3 incantamenti difensivi e un consapevolezza. Qua ovviamente il forte come incantamento, quindi di conseguenza 4 giade, 3 granati più una mistica in difesa e poi il granato come utilità. Qua movimento o guadagno puntezione o ricarica, uno dei 3 a seconda di quello che dovete fare, e poi qua questo è sbagliato, qua ci va questo, qua o la spina avvelenata o l'incantamento, quello nuovo, che è questo qua. Lampo, questo qui. Ok, adesso questo qui ce l'ho sul ladro e non l'ho vincolato all'account, quindi lo posso ancora vendere, però questo qui mi sembra tanta roba come nuovo incantamento, perché comunque ci dà un aumento anche del 5% di critico e di precisione. E quindi ecco, o la spina avvelenata o il lampo nel single target. Poi qua vabbè ci andrebbero i glifi, quello del 5% di danno e quell'altro 5% critico e precisione, tramite i glifi della rabbia o il glifo del demoniaco, non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama, comunque i glifi, quelli viola. E niente, questo praticamente quanto riguarda la build del mio Warlock, ok? Ora facciamo un salto, prima di chiudere il video facciamo un salto al volo nel ladro per vedere se equipaggiando la cavalcatura mitica possiamo anche equipaggiare gli emblemi vecchi. Allora, adesso ci vuole un attimo, 30 secondi che carica, però giusto per toglierci il dubbio, no? Allora. Ok, dunque. Allora, io ho questi qua. Allora, facciamo così. Allora, prendiamo degli emblemi a caso qua, se ce li ho ancora, eccoli. Tipo questo e questo. Ok, dai, basta così. E niente, vediamo se togliamo un attimo questa, la salamandra, e mettiamo il pollo. Ah beh,
Lo devo livellare, mannaggia, quindi non funziona, cioè nel senso, vabbè che... Allora, dov'è il pollo? Non funziona il collare, però gli emblemi si possono mettere. Dov'è il pollo? Cioè no, il pollo, oca, eccola. Oca, 4 emblemi. Vediamo se... Ok, me lo fa mettere. No, allora ok, si può fare. Ok. Quindi sì, gli emblemi vecchi si possono mettere. Ok. Bene. Ok, sì. Però ecco, mettendo 4 di questi emblemi mitici con... dov'è? Con Patto del Boia andiamo a guadagnare tutta quella roba là che dicevo prima, ovvero un 4500, forse qualcosina di più tramite la statistica combinata, qualcosina, sì, comunque 4500 di statistica equivalente a un 4,5% se non abbiamo già cappato il nostro valore di statistica, ok? Quindi niente ragazzi, per questo video ho detto tutto, ci siamo tolti anche il dubbio degli emblemi. Adesso andiamo a riequipaggiare questo, ecco così, e niente, io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like come al solito e niente, fatemi sapere cosa ne pensate della mia build, se vi piace oppure no, se vi fa schifo oppure no, se siete d'accordo oppure no. Tanto a me se non siete d'accordo non me ne frega niente perché tanto il PG non lo uso come personaggio, il Warlock intendo, non lo uso come personaggio principale, in ogni caso lo uso così per divertimento, ovviamente cerco di usarlo bene, però ecco non mi immattisco a farlo precisino magari come faccio con il ladro, ecco. In ogni caso cerco sempre di fare i miei personaggi discretamente bene, o comunque di trarre il massimo dai miei personaggi, ok? A livello di equipaggiamento, ovviamente anche nel contesto di quello che mi posso permettere. Quindi niente, io ho detto questo, vi saluto e niente, ci sentiamo al prossimo video, ciao!